è la vera chitarra acustica per un chitarrista elettrico. Se tu sei un chitarrista elettrico e non sai suonare l'acustica, questo ti fa suonare acustico. Ciao chitarristi, finalmente riesco a rispondere a una delle domande che mi fate dall'inizio del canale. Ma ste Acustasonic come sono? Allora, finalmente sono riuscito. Mi sono fatto mandare dai ragazzi di Musical Store 2005 due chitarre, quindi non una Acustasonic, ma ben due, per capire in profondità tutto quello che serve sapere, con aggiunta di imprevisto. Ma ve lo dico durante il video, quindi intanto un bel like al video, vi iscrivete al canale, mi fate sapere nei commenti cosa pensate delle Acustasonic e poi guardate tutto il video perché ci sono tante considerazioni molto interessanti, più una partecipazione extra. Allora, partiamo con cosa voglio fare con questo video. Essendo che ci sono diversi modelli di Acustasonic, proprio intesi come diverse fasce di prezzo anche, voglio capire a chi sono rivolte e come funzionano. Quindi ha senso spendere un po' di più, un po' di meno, ancora un po' meno o ancora di più? Queste cose qua. Quindi mi sono fatto mandare due modelli di Acustasonic, entrambi modelli Telecaster, e cerchiamo di capire, uno è messicano, una americana, quali sono le differenze, si sentono, ci sono caratteristiche in più, caratteristiche in meno, insomma, ne vale la pena? Qual è la migliore? Iniziamo con un po' di descrizione. Partiamo dalla sorellina minore, quindi la Fender Acustasonic modello Telecaster messicano, quindi made in Mexico. Allora, ho qui tutte le caratteristiche di questa chitarra perché essendo due chitarre molto simili ho dovuto segnarmi bene quali sono le differenze. Partiamo dal prezzo. Per questa è la Fender Acustasonic Player, made in Mexico appunto, abbiamo un prezzo che si aggira intorno ai 1000 euro, quindi comunque non una cosa super economica, ma neanche nella fascia inarrivabile dei 2-3.000 e passa euro di tante altre Fender. Nonostante la dicitura Player, comunque la chitarra ha delle cose molto interessanti. Intanto, conoscete il mio rapporto strano con le Fender Player, non sono un utilizzatore, non sono neanche un estimatore della serie Player di un po' di anni fa. Tra un po' arrivano le Player 2 qui sul canale che spero mi faranno cambiare idea. Tutto questo per dire cosa? Che comunque questa, nonostante sia una Player, la vedo un bel po' di gradini sopra alle Player che ho provato anni e anni fa. Corpo in mogano, intanto. Tastiera, vi lo faccio vedere, qui c'è anche questo top con questa finitura Sunburst, che devo dire che dalle foto non mi faceva impazzire, ma a vederlo così invece ci sta, bello. Mi piace soprattutto a livello estetico come hanno gestito i potenziometri, che hanno messo questi qui che sono fatti, adesso sembra simil legno o legno bello lucido, che esteticamente ci stanno molto bene. Stessa cosa per il ponte, che è questo legno un po' rossiccio, ci sta da paura. Ve lo faccio vedere anche dietro, così potete ammirare questo bel legno e la piastra con scritto Ensenada Mexico, per dirci che appunto la chitarra è made in Mexico. Qui abbiamo lo sportellino per le pile, bello che è uno sportellino con la clip e non c'è bisogno di fare a vita svita. Da scheda tecnica abbiamo il manico dello stesso materiale del body, quindi mogano, tastiera, finalmente il ritorno del palissandro. Una cosa interessante da dire di questa chitarra è che nonostante sia la versione tra virgolette economica, comunque è lavorata benissimo, cioè si parla comunque di 1000 euro, quindi ci mancherebbe. Però i tasti sono posati veramente bene ed era il difetto più grande che io trovavo nelle Player, la tastiera. I tasti in questo caso sono posati bene, non sporgono e soprattutto sono belli lisci, smooth, rifiniti bene e quando si suona è un bel piacere. Parlando dell'elettronica abbiamo una cosa interessante che vi dico già è una cosa molto diversa tra la messicana e l'americana, quindi qui prestate attenzione e ricordatevi quello che sto per dire. Abbiamo per questa chitarra un piezo sotto il ponte, come tante chitarre acustiche o anche elettriche con il piezo, e un pick up magnetico qui, quindi questo single coil. Volume, blend, quindi questi due potenziometri hanno questa funzione, e poi abbiamo un selettore che è a 3 posizioni, mi raccomando, 3 posizioni. Parlando della chitarra in generale invece abbiamo 25,5 di scala, 12 di radius, quindi comunque la tastiera bella piattina, con un manico da profilo Deep C, che è un bel manico che devo dire dà il feeling giusto, perché ti fa vedere proprio questa chitarra acustica, te la fa suonare con il feeling dell'elettrica, c'è proprio poco da dire, su questo Fender l'ha proprio azzeccata. Ha anche un bel volume qui dalla buca, nonostante il corpo sia così sottile con il buco, quindi non è che c'è così tanto spazio, cioè non è una chitarra acustica gigante, eppure di volume ce n'è. Passiamo velocemente all'americana ora. Allora, intanto la prima differenza è estetica. Questa ha una finitura natural, non ha quel sunburst qui sul top, ma è coerente, molto natural. Con questa la possiamo chiamare binding, è come se fosse un binding qui intorno,
che sembra quel tartarugato dei plettri. Anche questa, come l'altra, è molto molto leggera, cioè è vuota. Ora, tornando ai miei punti, prezzo decisamente superiore, ma non così tanto, perché mentre l'altra è una player messicana, sta sui 1000, questa è un'americana, quindi made in USA, e siamo sui 1800. Quindi c'è una differenza di prezzo che non è così abissale tra una messicana e un'americana. Però inizio col dirvi che le caratteristiche fisiche di costruzione sono le stesse. I materiali, ad esempio, sono quelli. Il body e il manico, come nell'altra chitarra, sono entrambi in mogano, rifiniti da paura, veramente, cioè il feeling è proprio bello. Cambia la tastiera. Mentre nella messicana è palissandro, qui abbiamo segnato in scheda tecnica ebano. Ma, cioè, guardatela. Cioè, ha questa striatura che è un sacco particolare, ve la faccio vedere anche da qui, vediamo se riesco. Ditemi se vi piace oppure no. Cioè, secondo me gli dà quel tocco esotico che secondo me ci sta. Cioè, allora, fosse stato di un altro colore no, ma essendo tutta natural con questa striatura qui sulla tastiera, esteticamente a me, devo dire, piace tantissimo. Cioè, una tastiera tutta nera qua, secondo me sarebbe stata un po' pesante. Poi comunque, tralasciando il lato estetico, a livello funzionale, di feeling, è estremamente ben fatto, cioè raga, non si può dire niente su questa chitarra. Tasti ancora meglio dell'altra, feeling ottimo anche qua sulle misure, scala, radius, profilo del manico, siamo lì, sono le stesse caratteristiche dell'altra. Quindi Deep C per il profilo del manico, stessa sensazione di impugnatura, non cambia molto. Sempre 25,5 di scala, sempre 12 di radius e devo dire tanta roba. Quindi a parte la tastiera che cambia, poi abbiamo tutta la parte di elettronica. Intanto il selettore è un 5 posizioni, non un 3. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Poi abbiamo i 2 potenziometri come sull'altra chitarra, quindi volume, blend. Abbiamo il single coil qui, il piezo sotto al ponte. Oltre a queste due, diciamo, componenti, ne abbiamo una terza su questa chitarra che sulla messicana è assente, e questa è forse la differenza più grande di tutte. Cioè abbiamo all'interno della cassa armonica della chitarra un sensore, quindi un microfono, che riesce a dare un feeling molto più naturale allo strumento. Cioè quando la suoni collegata all'impianto, a livello acustico devo dire che non cambia niente. Dalla cassa armonica esce lo stesso volume, lo stesso quasi suono, perché comunque le forme delle chitarre sono uguali. Tra l'altro adesso che lo sento con la mano qui, una roba che c'è su tutte e due le chitarre è questa. Questo smusso qui per andare ai tasti alti, tipico delle chitarre elettriche, bello, mi piace su questa. E quindi ecco perché abbiamo anche così tante altre possibilità. Qui dentro abbiamo 3 sistemi che catturano il suono, non solo 2. Quindi abbiamo il pick up, ok, abbiamo il piezo sotto al ponte, ok, in più abbiamo questo sensore, questo microfono all'interno della cassa armonica. Questo è quello che va a togliere tutta quella sensazione di plasticoso che spesso si ha con il piezo. Tanta roba. Ma quindi è meglio una, meglio l'altra? Cosa conviene fare qua? Ho deciso di chiederlo, anche proprio come parere, a una persona che conosco bene, che è mio allievo da tanti anni ormai. Stiamo facendo un bel percorso insieme e proprio da poco si è approcciato alle Acustasonic. È andato in negozio e ha detto: ma voglio provare sia la messicana che l'americana. Secondo voi com'è andata? Io non potevo fare altro che fare questa cosa. Quindi gli mando un audio e vediamo se mi risponde tipo subito. Ciao, guarda, sto facendo un video sulle Acustasonic. Mi sono fatto mandare sia una messicana che un'americana, praticamente la stessa prova che hai fatto tu, e volevo integrare un po' nel video anche il tuo parere, così abbiamo anche, magari abbiamo dei feeling diversi, non lo so, qualcosa del genere. Cosa riesci a dirmi sulla scelta che hai fatto, che adesso non la spoilerò, però dimmi qualcosa. Ciao Ale, adesso faccio un attimo un ragionamento, perché lascia perdere il prezzo che era uguale. Alla fine questa erano 200 euro in più, però era nuova, quindi non era un'americana usata, ma era nuova. Sì, diciamo che il prezzo c'era. A me interessava molto di più la messicana perché era una Jazzmaster, mentre questa qua era una tele. A prenderla in mano, la tele mi è piaciuta di più, forse perché quella là era la Jazzmaster, com'è che le chiamano? Comunque la forma era molto impegnativa, era molto grossa. Come manico più o meno erano quelli, però visto che quella là era un offset, mi dava una sensazione brutta in mano, probabilmente perché io sono un
telecasteriano, cioè ho tutte telecaster in casa alla fine, anche se li disprezzo poi mi piacciono. Dal punto di vista invece elettronica, beh intanto quella là era più chiusa, ma era molto più improntato sui medi bassi, ma te ne rendi conto dopo, tutte quelle posizioni in più che ha, tutti quegli R in più che ha sono veramente belli, e poi l'hai sentita anche tu, quando la metti in emulazione telecaster suona bene. A parità di prezzo ti dico, la sensazione mi è piaciuta di più questa. Altra cosa, io poi gli ho messo le 010 perché con le 011 è dura. Cazzo, c'è, ma non elettrica. È la vera chitarra acustica per chi suona per un chitarrista elettrico. Se tu sei un chitarrista elettrico e non sai suonare l'acustica, questo ti fa suonare acustico. Anche per quanto riguarda i suoni ho dovuto prendere un po' di appunti perché qui le combinazioni sono veramente tante e adesso proverò a spiegarvi nel dettaglio come funziona tutta la parte elettronica. Partiamo dalla player. Prima ve la spiego, poi ve la faccio sentire. Come vi dicevo abbiamo pick up single coil qui, che è un noiseless, e il piezo sotto al ponte. Switch a 3 posizioni che serve per cambiare le configurazioni e poi il potenziometro blend che è importantissimo e cambia in base alla posizione del pickup. Fender chiama le due posizioni A e B in modo da avere la posizione A con il potenziometro girato da una parte e la posizione B con il potenziometro girato dall'altra parte. Con il selettore dei pickup messo nella posizione 1, quindi il classico pickup elettrico al ponte, abbiamo il funzionamento del pickup single coil della player con le due modalità A e B gestendo questo potenziometro. La cosa bella, e questo vale per tutte le posizioni sia di questa che dell'americana, è che non abbiamo solo A e B ma abbiamo anche tutta la parte che c'è in mezzo, quindi possiamo miscelare i due suoni in un sacco di modi e le combinazioni sono tantissime, ce n'è per tutti i gusti. Nella posizione 2 subentra il piezo, quindi niente pickup qui, ma abbiamo il piezo. E nella posizione 3 abbiamo due impulse response già caricati all'interno della chitarra, sia in posizione A che in posizione B. Ve la faccio sentire e vi scrivo mentre suono tutti i dettagli di che cosa state ascoltando, così è bello chiaro. Per quanto riguarda l'americana invece abbiamo molte più configurazioni. Intanto abbiamo il selettore che ha 5 posizioni invece che 3, quindi già questo ci fa capire che abbiamo più possibilità. E in più abbiamo anche quel famoso microfono all'interno della cassa armonica della chitarra e quello aiuta a fare tante combinazioni. Il funzionamento del potenziometro blend è lo stesso, quindi posizione A, posizione B con tutti i passaggi intermedi, diciamo, quindi ci possiamo fermare in qualsiasi punto e miscelare le varie combinazioni. E anche qui abbiamo la possibilità di usare solo il pickup diciamo elettrico in due modalità, A e B, ricordiamocelo. Abbiamo il piezo all'interno del ponte e anche la possibilità, mi sembra nella posizione 3, di attivare il sensore all'interno. Quindi se io picchio sulla cassa armonica
è un suono che viene ripreso, proprio come se fosse microfonata dentro, ed è un bel feeling quello. E in più abbiamo tante altre impulse response caricate all'interno della chitarra. Questo ci permette di avere un po' più di varietà per quanto riguarda il lato acustico dello strumento. Ora, il nostro amico ha trovato una bella occasione trovando una Acustasonic americana ad un prezzo di poco superiore rispetto alla Player. Era uno strumento usato ma praticamente nuovo, ad un prezzo che è praticamente quello della Player. Uno ci sta che va direttamente su quello. Voi fate le vostre considerazioni e tenete a mente che si è aggiunta una nuova variabile ultimamente, perché proprio mentre Musical Store mi ha mandato queste chitarre è stata presentata la Fender Acustasonic
standard, dal prezzo decisamente accessibile, si parla tra i 6 e i 700 euro, made in Indonesia, quindi non è americana, non è messicana, è indonesiana. Cercatela, provatela, fatemi sapere cosa ne pensate e fatemi sapere anche cosa pensate di queste. Tra queste due chitarre, ad esempio, quale avreste scelto? La americana oppure la messicana? Per me sono molto belle entrambe. Devo dire che la differenza di prezzo non è esagerata, quindi l'americana secondo me ci sta. Ci sono un po' più di posizioni, un po' più di suoni, un po' più di possibilità. Non è fondamentale. Ricordiamoci comunque che questa, con un prezzo comunque inferiore rispetto all'americana, è costruita comunque da paura. Quindi a livello qualitativo e di feeling sulla chitarra, devo dire, cambia poco. Se andiamo a parlare già di elettronica e suoni, c'è un bel po' di differenza, ma non è che una è meglio o peggio dell'altra. Dipende dalle vostre esigenze, quindi fatemele sapere nei commenti. Io ringrazio tantissimo ragazzi di Musical Store 2005 che mi hanno mandato queste due bellezze. E che dire, raga, provatele, fatemi sapere perché sono veramente curioso. Lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale se questi video vi piacciono e fatemi sapere anche comunque cosa vorreste vedere qui sul canale. Io sono sempre in cerca di spunti e idee per soddisfare i dubbi della community.